torniamo a parlare di fotografia panoramica a 360 gradi, per intenderci quella che si utilizza nei virtual tour, ma vedrai potremo farci tante altre cose. In questa seconda parte parleremo di post-produzione con PTGui. Nella prima ti ho spiegato la fase di ripresa, se non hai visto il video te lo lascio linkato nella descrizione e nella card. In questa seconda puntata ci occuperemo appunto della post-produzione e condividerò l'intero flusso di lavoro che utilizzo per le mie riprese a 360 gradi. Io sono Mariano di videozappo.com e iniziamo subito! Per la post-produzione utilizzeremo PTGui, all'apertura si presenta a questa maniera e magari Photoshop per alcuni piccoli ritocchi. Tieni presente che noi abbiamo scattato con il fisheye per fare delle foto sferiche, ma PTGui va parecchio oltre questo e lo può utilizzare anche con ottiche rettilinee per creare anche da ottiche rettilinee delle foto sferiche utilizzando degli accorgimenti specifici. Insomma, è un software estremamente versatile per quello che riguarda le panoramiche. Oggi ne vediamo un caso d'utilizzo specifico, se vuoi approfondire il tema fammelo sapere nei commenti qui sotto. La prima cosa che dobbiamo fare è importare tutte le nostre foto, possiamo semplicemente selezionarle tutte, CTRL o Command A e trascinarle qua sull'interfaccia di PTGui. Il nostro obiettivo non ha contatti, per cui non trasmette i dati EXIF. Il software ci sta chiedendo di che obiettivo si tratti, è un 7,5 mm e qui ci vengono proposti tutti i 7,5 mm che conosce il software, tra cui, guarda che fortuna, abbiamo anche il nostro TT Artisan. Dunque possiamo schiacciare ok, volendo puoi rendere predefinita questa ottica. Io non lo faccio perché in realtà ne utilizzo anche altre, sempre senza i dati EXIF. In questa fase PTGui sta analizzando le immagini per capire esattamente di che cosa si tratti. Qui sulla sinistra vedi una sorta di percorso guidato che ti consiglio caldamente di seguire, ma come vedi abbiamo una prima fase molto importante che è quella dell'allineamento delle immagini e il software è in grado di farlo in maniera automatica, ma ci fa questa domanda che può sembrare difficile ma in realtà non lo è. Il problema sostanziale qual è? Noi abbiamo scattato sul cavalletto, per cui questi HDR, queste 5 esposizioni della stessa scena saranno perfettamente a registro perché non si è mosso nulla. Se avessimo scattato a mano libera ovviamente non sarebbe stato così e dunque il software vuole saperlo. Prende anche in considerazione l'ipotesi che si sia sbagliato e che non si tratti di una HDR. Nel nostro caso appunto abbiamo scattato sul cavalletto e vedi, è il software stesso a dirci qual è l'opzione che dobbiamo scegliere. Schiacciamo ok. Parte questa ottimizzazione solitamente piuttosto veloce e viene popolata quest'altra finestra, che è una finestra che ti consiglio sempre di tenere d'occhio, che è quella che ci permette di editare il nostro panorama. Nel frattempo vedi, qui sopra le foto sono diventate 4 perché ha correttamente creato gli HDR. Già ad un primo sguardo qui su questa immagine scopriamo che c'è qualcosa che non va. Vedi che qua c'è un oggetto che non c'entra nulla. È la Insta360 che ho usato per riprendermi e mostrarti la fase di ripresa. Dunque cerchiamo di capire che succede e come venirne a capo. Ti mostro quello che c'è qui accanto. Nel source image abbiamo le nostre immagini sorgente, sulle quali in effetti potremmo fare una serie di operazioni, ma nel 99% dei casi non devi toccare quest'area. Così come ti sconsiglio caldamente di cambiare i settaggi dell'obiettivo che vedi in questa pagina, perché se l'obiettivo è presente nel database le informazioni sono generalmente accurate e verrà gestito al meglio se non tocchi nulla. Nota infatti che la focale è diventata 9 mm e 54 nonostante la focale teorica sia 7 mm e mezzo e evidentemente sa il fatto suo, perché ora ti faccio vedere come vengono fuori le foto. Nella sezione crop puoi vedere quello che ti dicevo, che il cerchio è un po' più grande di quanto ti aspetteresti e questo tutto sommato è un vantaggio, perché scattando le 4 foto abbiamo la possibilità di utilizzare più pixel del nostro sensore e qui quello che devi controllare è che questo cerchio sia effettivamente corrispondente a quello dell'immagine, ma se l'obiettivo è nel database è difficile che succeda diversamente. E qui c'è la mascheratura dove noti anche tu
che si vede il nostro problema, c'è qui dentro la Insta360 che ovviamente non è presente nelle altre immagini proprio perché altrimenti non avremmo saputo come fare. Quindi che cosa facciamo? Questo è il comando della maschera e qui possiamo eliminare la nostra Insta360. Prendiamo un pennello un po' più piccolino e andiamo a cancellare tutta quest'area. Qua togliamo la nostra macchina. Non è che la stiamo togliendo, stiamo dicendo al software guarda che questa parte è meglio se non la utilizzi perché c'è qualche cosa che non va. Potresti essere tu, un riflesso, uno specchio, nel nostro caso la Insta360. E guarda che cosa è successo nell'istante in cui ho creato questa maschera. Qui dal panorama è scomparsa proprio perché abbiamo informato il software di quello che doveva fare e istantaneamente lo ha fatto. Continuiamo a verificare le nostre schermate. Considera che qua siamo nella versione avanzata, vedi? Posso schiacciare qui sopra, lui mi avverte che nasconderà delle cose, ma era ovvio. E questa è la versione semplificata, questa è la vista avanzata. Nei parametri dell'immagine ci informa di come ha capito che sono scattate le immagini, soprattutto vedi se ci sono dei fuoribolla che lui ha percepito, siamo sempre sotto al grado, e anche in che direzione sono scattate le foto. Vedi che anche qua facendo a occhio, ma insomma non abbiamo mai sbagliato di più di 2 gradi, il che è fondamentalmente buono, ma a occhio si riescono a fare delle belle cose. Questa è la parte più importante in assoluto, sono i control point. Che cosa sono i control point? Sono degli elementi divisi in 3 categorie: normali, linee verticali, orizzontali e linee che non sono né orizzontali né verticali, e vanno a dire al software quale oggetto corrisponde a quale oggetto in un'altra immagine. 2 immagini devono ovviamente avere una parte sovrapponibile per poterle cucire, e qui il software scopre, e lo scopre da solo, qual è quel dettaglio specifico. Vedi, per esempio, andiamo da questo qua, il numero 23, vedi che ci indica qual è in un'immagine e qual è nell'altra, indica esattamente lo stesso punto in 2 immagini differenti, e queste possono essere appunto punti ma anche linee verticali ed orizzontali, ed è il motivo per cui ti consiglio di non cercare di confonderlo e di scattare perpendicolare ai muri, perché è più facile poi per il software capire come dovrà andare a posizionare questo genere di elementi di controllo. Ovviamente se il software dovesse aver dimenticato qualcosa, tu glielo puoi indicare. Per esempio, guarda, qua c'è l'angolo, vedi questo angolino qua del muro, ti sposti nei pressi, non c'è bisogno di essere precisi perché vedi adesso si sposta tantissimo quando muovo il mouse, ma una volta che ho cliccato poi la cosa diventa estremamente più precisa, e sistemi il control point. Automaticamente ti viene creato dall'altra parte se il software è in grado di capirlo, e tu dovrai semplicemente controllare se l'ha posizionato, e nel nostro caso è così, nel punto esatto. Può capitare con alcune immagini che non riesca a fare questa operazione, e in quel caso dovrai intervenire a mano. Anche la schermata successiva, l'Optimizer, può essere molto comoda. Abbiamo aggiunto un punto per cui dobbiamo ri-ottimizzare la nostra immagine. Schiacciamo Run Optimizer e qui otteniamo un punteggio. Questo punteggio è molto importante. Se è da good in su va benone, l'immagine verrà perfetta. Se è troppo basso vuol dire che dobbiamo tornare ai control point e aggiungerne in maniera tale che il software sia in grado di fondere correttamente l'immagine. Nel nostro caso siamo andati bene, per cui schiacciamo OK e siamo arrivati alla gestione proprio dell'immagine, la fusione HDR, che ti consiglio di gestire da quest'altro pannello in maniera tale che la cosa diventi visiva. Ma qui ci sono delle cose molto interessanti, perché se tu vai su Projection, noi siamo in equirettangolare, quindi possiamo creare un'immagine sferica per un virtual tour, ma nella realtà io posso scegliere qualunque altro tipo di proiezione, guarda quanto ce ne sono, e in particolare la proiezione rettilinea, cioè utilizzare un grandangolo, scegliermi una inquadratura. Ora 135 gradi sono evidentemente troppi, è un grandangolo esagerato, facciamo 100
per 75 gradi e guarda un po', sto scattando con il mio grandangolare virtuale. Posso spostare la mia inquadratura dove meglio credo e scattare tutte le foto che voglio. Posso inclinarmi, posso spostarmi, posso fare qualunque cosa, ovviamente dal punto in cui mi trovo. Se vuoi livellare l'immagine perché ti sembra di averla fatta storta, c'è un pulsante apposito e vedi l'immagine torna in bolla. Non ti fare ingannare da queste linee che possono sembrare storte, perché ovviamente dipende dalla prospettiva a cui le stiamo guardando. Vedi, mano a mano che ti sposti diventano sempre più storte, ma se ti metti parallelo diventano effettivamente dritte. Noi proseguiamo con l'equirettangolare, che è presente anche come preset, vedi 360x180 equirettangolare, che è quella utilizzata nei Virtual Tour, ma qui puoi veramente sbizzarrirti e ottenere tanti effetti interessanti, tra cui per esempio il piccolo pianeta, il Little Planet, praticamente qualunque cosa. Le impostazioni di blending ti consiglio di lasciarle al valore di default. Di nuovo, se vuoi approfondire fammelo sapere nei commenti, perché altrimenti diventa lunghissimo. Qua nella trasformazione numerica si possono fare delle cose interessanti, e questo è un trucchetto, è applicare qui al pitch una inclinazione di 90 gradi, la applichiamo, e poi dispostarci di 90 gradi anche sullo yaw, quindi sull'asse della rotazione orizzontale, e in questo modo vedi che qui ho il nadir e qua ho lo zenith, e questo ci tornerà comodo a breve. L'immagine a questa maniera non è direttamente utilizzabile, ma ti faccio vedere perché questa operazione invece è estremamente efficace. Nella sezione successiva possiamo scegliere se utilizzare il tone mapping o la fusion. Vedi, sono mutualmente esclusive, dunque se uso il tone mapping non posso utilizzare la Exposure Fusion. Sono due modi differenti per ottenere l'HDR. Ti faccio vedere il tone mapping, che a mio avviso è un po' più intuitivo. 0 vuol dire praticamente nero, 1 vuol dire praticamente bianco. Ti consiglio di andarci abbastanza conservativo con la luminosità, eventualmente puoi togliere l'automatismo per schiarire le ombre, vedi, così le abbiamo scurite tantissimo e possiamo schiarirle del tanto che vogliamo, così come possiamo ridurre le alte luci di quanto vogliamo. Possiamo anche lasciare l'impostazione automatica. Molto importante è la compressione, che decide quanto debba essere HDR l'immagine. Può andare da questo orrore assoluto a una cosa assolutamente naturale. Volendo possiamo con il post processing variare il bilanciamento del bianco. Vedi, da as shoot sono passato alla possibilità di regolarlo. Sono immagini RAW, per cui vedi qua c'è il valore letto direttamente dal file RAW, e posso anche cambiare la forma di questa curva. Per esempio, vedi, aumentando il contrasto sia nella parte alta che nelle ombre, dunque nei mezzi toni con quello sopra e nelle ombre con la parte bassa della curva, e variare la saturazione per adattarla alle mie necessità. Diciamo che se non hai esigenze particolari puoi praticamente completare la post-produzione direttamente in PTGui. Diciamo che siamo soddisfatti. Ora ti mostro come arriveremo al risultato finito. Ti sconsiglio di cambiare i project settings. Il preview lo vediamo dopo, perché adesso abbiamo organizzato a questa maniera la foto per fare un altro lavoro e non funzionerebbe a dovere. Nei metadati puoi decidere appunto quali metadati salvare, e finalmente andiamo a creare il nostro panorama. Possiamo scegliere il formato, nel nostro caso sarà un TIFF perché dobbiamo ancora lavorarci, e di conseguenza lo facciamo a 16 bit per pixel. Andiamo a salvare un blended panorama. Possiamo utilizzare lo spazio colore che meglio crediamo. Volendo può utilizzare lo spazio sorgente. I nostri sono file RAW e dunque l'opzione ovviamente non si applica, e questo è il motivo del punto esclamativo. Noi possiamo sia creare il panorama sia salvarlo, accettiamo il nome di default, e inviarlo al processore batch, che vuol dire che adesso potrei prendere un altro set di immagini,
immagini, lavorarci sopra, aggiungerlo anche questo alla batch, farlo per tutte le foto del nostro hotel e poi avviare la batch con questo tasto e andarci a prendere un caffè perché ci impiegherà del tempo. Nel nostro caso non faremo questa cosa e andiamo a creare il panorama. Come dicevo, ci impiega un po' di tempo, non è tantissimo, ma se ne hai tante indubbiamente diventa un bel lavoretto. Ed ecco la nostra TIFF aperta in Photoshop. Cosa ci facciamo qua? Con l'esportazione che ho fatto è piuttosto evidente che questo oggetto, il cavalletto, la sua piastra, dà fastidio. Quella zona del fotogramma si chiama nadir ed è normale che ci sia qualcosa perché la macchina non può galleggiare nel nulla. Questo problema si può risolvere essenzialmente in 3 modi. Il primo è in ripresa. Se vuoi approfondire questa tecnica fammelo sapere nei commenti, ma è piuttosto complicato e ti fa perdere tantissimo tempo in ripresa. E poi ci sono 2 vie in post-produzione. Una è quella di sostituire, e non è sempre possibile, questo nadir con un qualche cosa di ricreato, dunque un timbro clone o adesso proviamo con un'altra soluzione, oppure sostituirlo con un'immagine grafica. Questa immagine grafica in tantissimi software per Virtual Tour è possibile inserirla direttamente, in PTGui purtroppo non c'è ancora questa possibilità, per cui anche in questo caso possiamo farlo o in Photoshop o nel software che utilizzeremo per il Virtual Tour. Ma ti faccio vedere una possibilità che in alcuni casi è molto interessante, vediamo se funziona anche in questa immagine. Vado a selezionare quest'area e tentiamo la carta del Generative Fill. Questa è la versione beta di Photoshop, probabilmente nel momento in cui guarderai questo video magari la funzione è diventata già di utilizzo nella versione di produzione. In ogni caso l'ho già recensita sul canale e ti lascio il link nella descrizione. Guarda che lavoro che ha fatto Photoshop. Abbiamo come al solito 3 varianti, abbiamo questa che evidentemente non va bene perché ci ha aggiunto un pezzo, questa che non mi piace tanto perché qua è sfumata e questa che io la definirei sostanzialmente perfetta. Non sarà fantastica, ma è molto meglio di vedere il cavalletto in campo. Nota anche come allo Zenith, non avendo noi scattato lo Zenith, e anche questo coscientemente perché pure lo Zenith ti farebbe perdere tantissimo tempo se dovessi scattarlo a parte, ma con un obiettivo come il nostro TT Artisan che ha un angolo di campo di poco più di 180 gradi, ovviamente il software ha poco margine e in quell'area l'obiettivo genera qualche aberrazione, per cui l'immagine non è perfetta, ma di nuovo Alt e Shift sulla tastiera per creare una selezione circolare e posso tentare anche qua la carta del Generative Fill. Come vedi anche qua abbiamo ottenuto un risultato praticamente perfetto in pochissimi istanti. Questo sarebbe un ottimo momento per intervenire con tutte le correzioni. Io vado ad appiattire la mia immagine, Layer Flatten Image, dopodiché CTRL SHIFT A sulla tastiera utilizzerò il filtro Camera Raw e qui dal pannello Basic mi sistemerei essenzialmente i bianchi a ciò che siano bianchi, i neri in modo tale che del nero ci sia. Praticamente direi basta, possiamo ricontrollare il bilanciamento del bianco, che a me così sembra sinceramente troppo magenta e anche troppo caldo probabilmente. Ecco, questa qua sarebbe circa l'atmosfera corretta. Accontentiamoci, schiacciamo ok. È ovvio che in questa fase puoi eseguire le operazioni che ritieni più utile per la post produzione, ma evita gli aggiustamenti locali che vadano ad intervenire nella zona dei bordi, perché altrimenti si vedrà la linea di giunzione. Ovvero sia, se vuoi rimuovere per esempio un dettaglio da qua in mezzo non c'è nessun problema. Non a caso io il nadir me lo sono messo qui al centro, così come mi sono messo al centro lo Zenith, ma se vai a intervenire in quest'area fai certamente dei guai. I lati non vanno toccati. Chiudiamo la nostra immagine e salviamo le modifiche. A questo punto cominciamo da capo con un nuovo progetto nel quale andremo ad inserire esclusivamente questa immagine e faremo soltanto una cosa, ovvero qua dal panorama editor andremo sulla trasformazione numerica e faremo il contrario di quello che abbiamo fatto prima, meno 90, meno 90.
applichiamo questa trasformazione e vedi che l'immagine è tornata praticamente come prima. E a questo punto posso mostrarti come funziona il preview. Possiamo farlo da qua, attivando questa voce, a questo modo qui. Ecco qui, abbiamo la nostra bella foto sferica. È sistemata in Photoshop, abbiamo il nostro nadir sistemato, qua per terra non è bellissimo, ci sarebbe da lavorare un tantino in più in Photoshop, abbiamo dovuto fare le cose un po' di fretta, ma guarda un po', il risultato è esattamente quello che andavamo cercando. Il preview posso visualizzarlo anche da qui. Andiamo ad esportare il nostro panorama e questa volta magari lo creiamo effettivamente in JPEG, creiamo il nostro panorama e vedi il tempo che ci mette è ovviamente inferiore perché ha molto meno lavoro da fare e possiamo persino aprirlo con il visualizzatore di Insta360. Questa è l'immagine, la trascino qui dentro e guarda un po'. Ecco qua, possiamo scorrerla, possiamo ingrandire e vedi che il livello di dettaglio che abbiamo ottenuto non è minimamente paragonabile con quello che potremmo ottenere con una fotocamera 360. Abbiamo un livello di dettaglio incredibile, guarda questo telefono, insomma l'immagine è molto dettagliata e qua ti viene segnalata la dimensione dell'immagine, vedi siamo a 11.000 per 5800 pixel, diciamo quasi 6000, siamo oltre di parecchio i 50 megapixel, dunque un'immagine bella corposa, abbondantemente oltre anche gli 8K. Questo tutorial è già bello lungo, fammi sapere se vuoi approfondire questa parte della post produzione, in particolare la sostituzione del nadir anziché con una patch ricreata diciamo digitalmente con un'immagine grafica. Fammi sapere nei commenti cosa vuoi approfondire. L'argomento è sicuramente vastissimo, ma immagino tu abbia capito quanto sia importante la fase di ripresa e questo è particolarmente vero per la fotografia di interni dove ci sono una serie di accorgimenti tanto semplici quanto importanti che vanno tendenzialmente conosciuti e rispettati per ottenere i risultati migliori. Te li ho spiegati tutti quanti in un tutorial, te lo linko qui accanto, dagli un'occhiata e fammi sapere che cosa ne pensi. Io ti ringrazio per aver guardato questo video, metti un bel like, condividi il video, è molto importante, lascia un commento, metti un mi piace, ma soprattutto ricordati, non smettere mai di imparare. Ci vediamo nel prossimo video.